Nelle puntate precedenti ho tagliato e fissato due montanti al centro del vuoto lasciato dalla pignata, per poter ancorare centralmente la rete nervometano. L'ho avvitata anche dai lati, poi ho passato l'aggrappante tutto intorno al contorno. Ho iniziato a coprire il bordo con Master Emaco 1160, dopodiché ho cominciato a coprire anche il resto della rete e l'ho lasciata asciugare per almeno un giorno. Successivamente ho steso l'aggrappante e una volta asciutto ho iniziato a riempire con Master Emaco 280, regolandolo con l'altro intonaco già asciutto. Trascorso un altro giorno di asciugatura ho passato nuovamente l'aggrappante, poi una mano di Master Emaco ADH 290 e ho incorporato la rete in fibra di vetro. Dopo una mezz'oretta ho dato l'ultima mano e infine ho lasciato asciugare tutto per un po'. Poi ho rifinito tutto con acqua e frattazzo con spugna e vi avevo chiesto alla fine del video, e se arriviamo a 100 like vi preparo l'ultima parte di questa serie di video di come ripristinare il vuoto lasciato dalle pignate. Ciao a tutti amici del Fai da Te, grazie a tutti coloro che hanno lasciato il like nel video precedente. Oggi chiudiamo questa serie di come ripristinare il vuoto lasciato dalle pignate. Se vi siete persi i video precedenti, ho creato una playlist che vi lascio qui in alto nella scheda, dove ho inserito le 3 puntate di come ripristinare il vuoto lasciato dalle pignate. Invito a tutti coloro che sono qui per la prima volta ad iscriversi al canale e di attivare la campanella, così ogni volta che io carico un nuovo video ricevete una notifica. Oltre a questo mi aiutate anche a far crescere questo canale. E con questo vi ringrazio, iniziamo subito col tutorial. Vediamo ora i materiali che utilizzeremo per questo primo step. Primer universale per intonaco Relius. Sicurezza e attrezzi per questo step. Secondo step, vediamo i materiali. Intonaco per facciate in resina siliconica. Sicurezza e attrezzi per questo step.
Spero che questo video vi sia piaciuto e ringrazio a tutti coloro che lasceranno un like e che si iscrivono al canale. E con questo è tutto e noi ci vediamo alla prossima puntata di Fai da te, l'arte del saper fare. Alla prossima, ciao!